case of the Valley man fighting for what he believes is his right to wear a pasta strainer on his head in his driver's license picture. Well, the MVD wants the license back, but this man is standing his ground claiming religious freedom. Se vi state chiedendo cosa spinge un uomo a mettersi un colapasta per la foto della propria patente, allora non sapete abbastanza del prodigioso spaghetto volante. Ciao, io sono Daniele, ancora una volta qui per parlarvi di religione. Solo che stavolta vorrei parlarvi di una religione meno conosciuta e poco compresa, che conta migliaia di seguaci in giro per il mondo. Stiamo parlando del pastafarianesimo. Lui è un fresco pastafariano, si chiama Carlo e si veste da pirata. Perché indossa un vestito da pirata? I pirati sono il popolo eletto del prodigioso spaghetto volante. Il prodigioso spaghetto volante, un mostruoso essere fatto di spaghetti e polpette, è il dio dei pastafariani. È stato rivelato da Bobby Anderson in risposta alla decisione del Kansas di insegnare a scuola il disegno intelligente durante l'ora di scienze. Il disegno intelligente, per capirci, è quella teoria secondo cui Dio ha creato la Terra. Chi sosteneva questo diceva che il Big Bang e l'evoluzione darwiniana sono solo delle teorie. Se quella è una teoria, lo è anche il disegno intelligente. Probabilmente non hanno del tutto chiaro la differenza tra una teoria scientifica e il termine teoria. Allo stesso modo Bobby Anderson chiese che venisse insegnato anche il disegno demente della cosmogonia pastafariana. Ovvero la teoria secondo cui il prodigioso spaghetto volante ha creato il mondo in seguito a una sbronza. Questa è la domanda più frequente, direi. Ma ci credete davvero? Beh, io ci credo. È meno credibile di altre versioni di questa storia? Non lo possiamo sapere, è una questione di fede. Ci crediamo veramente? Ci crediamo. Se questa teoria vi sembra plausibile, potete unirvi ai pastafariani attraverso il pastezzo. È un rito di passaggio, un rito di entrata dove consacri la tua anima al prodigioso spaghetto volante. Una volta che tu hai fatto questa cosa, ti puoi iscrivere al cotechismo e imparerai tutta una serie di cose a partire dai condimenti. La preghiera per un pastafariano è il consumare bevande e cibo. E voi mangiate, quindi pregate all'interno della pannocchia? Non è un luogo fisico, cioè è la riunione di persone. Il nostro luogo di culto non è uno, ci incontriamo nel tale pub, nel tale ristorante, dove ci siano carboidrati complessi, lì ci può essere un luogo di culto pastafariano. Condimenti, frescovi, pannocchie, cotechismo. Lo so, tutti questi termini possono sembrare una presa in giro ai termini che utilizzano i cristiani. Tant'è che la religione pastafariana è considerata una religione parodistica, definizione che però non piace ai pastafariani italiani. Ci viene detto che prendiamo in giro le altre religioni. Noi non prendiamo in giro nessuna religione perché abbiamo la nostra. Ma vi è mai capitato che qualcuno vi dicesse la nostra religione è più credibile perché noi abbiamo la sindone, le apparizioni? Anche noi. Quando sono accadute? Ore pasti soprattutto. Come vi ho detto prima, la religione pastafariana conta migliaia di seguaci in giro per il mondo. Sono presenti negli Stati Uniti, in Europa, in Taiwan, sono in Australia, in Nuova Zelanda. Ma una cosa che ho trovato molto interessante è che al pari dell'Islam o del cristianesimo, anche i pastafariani al loro interno hanno diverse sette. Facciamo un esempio. La chiesa tedesca è una chiesa che si è formata molto prima di quella italiana. Loro si dichiarano pastafariani ortodossi. Ad esempio non vedrai pastafariani tedeschi con lo scolapasta in testa perché loro hanno un loro modo di interpretare la dottrina e i costumi pastafariani. Così sono andato a Templin, un paese a un'ora da Berlino, per conoscere Bruder Spaghettus, il fondatore della chiesa pastafariana tedesca. Lo troviamo impegnato nello svolgimento della mensa, il rito pastafariano. Die Mutter, der niemals die Energie ausgeht. Die Mutter, der niemals die Energie ausgeht. Ein Bissfestbrot ist unser Gott. Und dann Nudeln von seinen nudeligen Anhängseln. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. In the time of the GDR, I had two enemies. One was a political party, the other was a church. The political party was over, but the church stayed. The church has a lot of rights in Germany, special rights. Also a lot of atheists think, oh, but the churches do a lot of good things. Sometimes they do, but with our money. In effetti la Chiesa cristiana tedesca e la Germania sono stati al centro di diverse polemiche per alcune decisioni controverse. Una di queste è la tassa sulle religioni, ovvero la Kirchensteuer. La Kirchensteuer.
Kirchensteuer. Per esempio, nel nostro paese ha fatto scalpore la notizia che Luca Toni, mentre giocava al Bayern di Monaco e quindi viveva in Germania, aveva accumulato un debito di 1,6 milioni proprio perché non aveva versato questa tassa, la tassa ecclesiastica. Bruder vive in una casa di campagna assieme alla moglie e ha ricavato questo tempio dalla sua taverna. Al suo interno è pieno di cimeli donati da fedeli di altre nazioni e da quasi 20 anni, ogni venerdì alle 10, celebra il rituale pastafariano per chiunque voglia partecipare. Alla celebrazione ho incontrato anche un bavarese venuto a Templin apposta per conoscere Bruder. Why I left the Catholic Church was just too many rules, too many people who tried to force me in things that I definitely didn't like. The idea of the Pastafari was very impressive for me because you don't have strong regulations. It's very tolerant. In Germany, we absolutely don't use colander. For us, it's forbidden. But this was a present from an Italian, so we use it as bell for the beginning of the Mass. We have no bishop, no pope. Everybody can hold the Mass, everybody can make the baptism or such one. We try to follow the rules from the parody and not to put own rules inside. In Austria was a man. This man wanted to give a sign against church rules. And for that, he put a colander on his head and make a photo for his driver license. Si sta parlando di Nick Halm, un cittadino austriaco che nel 2011 riesce per la prima volta a farsi riconoscere il diritto di avere nella propria patente una foto che lo ritraeva con un colapasta in testa per motivi religiosi. Ed è stato proprio Halm a lanciare la tendenza di utilizzare il colapasta al posto del tricorno da pirata. Questa grande vittoria attira l'attenzione dei pastafariani di mezzo mondo. Un ateo non arriverà a dirti guarda io non posso fare questa cosa perché il mio ateismo me la proibisce. Un musulmano ti dirà guarda non posso fare la foto della patente con il capo scoperto, e in questo caso non si ha l'idea del dire no, e tutti i cittadini sono liberi uguali. Sono liberi uguali, però sulle questioni religiose ci sono delle eccezioni. Riteniamo che ogni Stato dovrebbe porsi equidistante da tutte le religioni. Quali sono i privilegi concessi a un ente religioso? Un luogo di culto riconosciuto viene sollevato dal pagamento dell'IMU. Se il pastafarianesimo viene riconosciuto, io posso dichiarare che la cubatura della mia cucina di casa è luogo di culto e quindi su quella non ci pago l'IMU. Quindi noi vogliamo essere riconosciuti come religione da parte dello Stato perché possiamo compiere noi stessi delle ingerenze nei confronti dello Stato laico. L'alternativa è dirci ok, forse sta roba dell'esenzione delle tasse, basta che ci metti una cappella votiva all'interno del tuo albergo per dire luogo di culto e non ci paghi le tasse, è un po' a maglie larghe. Facciamo così che se è un'attività commerciale te la tasso e la schiantiamo lì per qualsiasi religione, qualsiasi. E voi quale delle due preferireste? In entrambi i casi siamo molto contenti perché in entrambi i casi è stata rispettata la nostra volontà. O dai consensi speciali a tutti, noi compresi, o li togli a tutti, noi compresi. La religione pastafariana è riconosciuta in Polonia, Nuova Zelanda e Olanda. In tanti altri paesi le varie chiese stanno combattendo per il riconoscimento, ma ogni nazione ha requisiti diversi. In Italia è un processo molto complesso. Devi dimostrare un sacco di cose, dalla numerosità, dal fatto che è un patrimonio che ha un minimo a montare, ai ministri di culto che fanno riti, nessuna delle tue regole va contraria ai principi costituzionali. Poi deve essere il Parlamento italiano a dire ce li vogliamo tra quelli riconosciuti, e lì sarà molto interessante. Comunità religiosa come quella pastafariana che ti ha presentato tutti i fogli di carta per come tu me l'hai richiesti viene eventualmente rifiutata e rispedita al mittente, perché questi no? E il Soka Gakkai e l'unione delle chiese metodiste sì? In effetti i pastafariani hanno un loro clero, i loro rituali, i sacramenti, i fedeli. Quindi cosa rende una religione più vera di un'altra? Chi dovrebbe avere il potere di decidere su un argomento così controverso? I pastafariani ci invitano a riflettere sul significato di libertà di culto e di paese laico. Voi cosa pensate? È giusto dare maggiori privilegi agli enti religiosi? La religione pastafariana meriterebbe di essere riconosciuta? Se la risposta è no, perché altre religioni sì? Fatemelo sapere nei commenti.